Ciao cari amici, namaste, benvenuti a questo nuovo video e benvenuti nella mia stanza qui a Koh Phangan. Oggi è giornata piovosa qua in Thailandia e ne approfitto per fare un bel video. Un video legato ai piaceri. Ed è molto importante fare questo video perché se sei in un percorso di lavoro su di te, di crescita personale o in un cammino spirituale, questo video sarà di fondamentale importanza per te. E parliamo dei piaceri. Yogananda parla sempre dei piaceri dei sensi e di quanto questi piaceri ci conducono, nella maggior parte dei casi, alle illusioni. E molto spesso noi viviamo nell'inconsapevolezza ricercando questi piaceri e attraiamo di conseguenza a questi piaceri dei meccanismi di dipendenza. Ho fatto tanti video dove parlo delle dipendenze, se non li hai visti ti consiglio di andare sul mio canale YouTube e guardare gli altri video sull'argomento. Quali piaceri? Piaceri come possono essere i piaceri legati al cibo, i piaceri legati al sesso, i piaceri legati alla droga, i piaceri legati all'alcol. Quando è che questi piaceri ci destabilizzano? Quando questi piaceri diventano dei bisogni. E allora, se ho un determinato cibo sto bene, se non ce l'ho sto male. Se ho una determinata droga sto bene, se non ce l'ho sto male. Se ho un determinato partner o una determinata sessualità bene, se non ce l'ho sto male. Questa è una dipendenza. E queste dinamiche ci portano a distrarci da quello che è il nostro vero cammino. Cioè, se io sono impegnato a soddisfare i miei bisogni, quindi a soddisfare i miei piaceri, difficilmente potrò focalizzarmi su ciò che è davvero importante per me, su ciò che è una mia priorità. E altri piaceri possono essere altri bisogni della mente, come il bisogno di accettazione, il bisogno di approvazione, il bisogno di riconoscimento. E se io ho bisogno di nutrire queste dinamiche, potrei perdermi lungo la via e dimenticarmi quello che è davvero importante per me. Se nella mia giornata la maggior parte dei miei pensieri è improntata sul soddisfare dei piaceri terreni, è difficile che io possa dedicarmi al lato spirituale e è difficile che io possa dare sufficiente energia a quell'aspetto che è così importante, perché è l'unica parte di noi che non nasce e non muore, che è infinita ed è l'unica parte di noi che è reale, lo spirito che noi siamo. Tutto il resto è qualcosa di impermanente, che oggi c'è e domani non ci sarà più. Qualunque emozione tu viva in questo momento, oggi c'è, domani non ci sarà più. Qualunque piacere tu voglia soddisfare in questo momento, oggi c'è e domani non ci sarà più. E spesso e volentieri i piaceri si pagano. Perché si parla tanto dei 7 peccati capitali? Si parla in tutte le religioni di questi piaceri legati all'ego, legati a qualcosa di oscuro. E a volte sono state anche distorte un po' queste grandi e profondi verità. Ma fondamentalmente che cosa viene insegnato attraverso queste consapevolezze? Viene insegnato che spesso e volentieri il piacere ti conduce poi al dolore. Ed esiste proprio questa bilancia, la bilancia piacere e dolore. E molto spesso le persone oscillano per tutta la vita e per più e più vite in questa bilancia. Piacere e dolore, piacere e dolore. Ho una persona che mi ama, però non ho un soldo. Ho tanti soldi, però sono da solo. Mangio tante cose e poi mi viene una malattia. Piacere, dolore, piacere, dolore. Ho il marito che mi compra tante cose, però mi picchia. Piacere, dolore, piacere, dolore. Ne sai qualcosa? Quanto vuoi stare ancora in questa bilancia? Per quanto tempo ancora vuoi vivere in questa bilancia? E i bisogni, mi diceva sempre il mio coach, si pagano. In un modo o nell'altro si pagano sempre. Pensiamo a quelli che possiamo vedere più palesi. E quindi ho il piacere nello strafogarmi nel cibo
e dopo un po' di anni mi viene una malattia. Io a volte mi fermo ad osservare le persone. L'altro giorno per il nostro anniversario di matrimonio eravamo in un resort bellissimo e ci siamo trovati in mezzo ad un buffet e mi sono fermata ad osservare le persone e c'erano queste persone, molte di loro sovrappeso, con la pancia gonfia, le gambe gonfie, quindi problemi sicuramente di circolazione, la faccia che si vedeva che non erano in uno stato di salute e avevano dei piatti pieni di roba, pieni di cibo non sano, che non ha niente a che vedere con il nutrimento, e che si strafogavano. E se tu la vedi da fuori, ti rendi conto che è un suicidio, è un lento suicidio e inconsciamente le persone si stanno suicidando. Pensiamo al fumatore che sa che quel fumo gli farà venire un cancro o potrebbe fargli venire un problema circolatorio, un problema di cuore e continua a fumare. Quando muore di tumore, nessuno dice che si è suicidato, ma in realtà è così. Semplicemente ci ha messo più tempo rispetto ad una persona che si è buttata dalla finestra. Ma il succo è quello. E quindi se io so che determinati cibi mi fanno male, che il mio corpo è sempre più grosso, che ci sono degli alimenti tra virgolette, che mi fanno ammalare e io continuo a mangiarli, che cosa sto facendo? E di base non c'è l'amore per me stesso, è quello il punto. Non c'è l'amore per me stesso e non c'è la consapevolezza. La consapevolezza che avviene nel momento in cui contatti quella gioia, quella felicità che non ha un inizio e non ha una fine. Perché alla fine, perché le persone ricercano il piacere nei sensi, ricercano il piacere nel cibo, nella droga, nell'alcol, nel sesso? Perché in quell'istante, in quei pochi minuti, in quei pochi momenti, illusoriamente sentono di stare bene. Ma sei sempre nella bilancia, piacere, dolore, piacere, dolore. Quel piacere breve ti porterà ad un dolore, è inevitabile, perché è una bilancia. Come uscire dalla bilancia? Contattando quell'essenza che non ha bisogno di questi giocattoli e che vive costantemente in uno stato di beatitudine, che è diversa dal piacere compulsivo. Quando un piacere è dell'ego, quel piacere è frenetico, è agitato, ok? E quindi è un piacere, oddio quel cibo mi strafogo, oppure oddio quella ragazza mi butto a corteggiarla. Ma poi c'è di nuovo il calo e ci sono io da solo, ci sono io depresso, ci sono io che sento un vuoto dentro. Ma non potrai mai colmare quel vuoto con un piacere esterno. Non potrai mai colmare quel vuoto con qualcosa che ha un inizio e ha una fine. È solo un'illusione. È solo un'illusione. Quanto vuoi stare ancora in questa bilancia? O forse per te è arrivato il momento di dire basta. A volte arriva quel momento quando superi il limite, quando non ce la fai più, quando attrai l'ennesima persona che ti fa soffrire, quando il medico ti dice che stai rischiando la vita, quando fai un incidente, quando prendi un calcio nel sedere dall'universo fondamentalmente. Ti schiocca quel qualcosa nella testa e dici basta e decidi di uscire da quella bilancia. Oppure puoi anche farlo senza arrivare al limite, senza arrivare al rischio, senza arrivare al massimo della sofferenza. Come? Iniziando a ricercare quello stato di benessere che non nasce e non muore e che è ciò che siamo. E lo puoi fare soltanto nel momento in cui torni a ricordare chi sei. Quando faccio le meditazioni qua in Thailandia,
spesso faccio chiudere gli occhi e chiedo alla persona: chi sei tu? Prova a farlo qualche istante. Chiudi gli occhi e focalizzati su quell'energia che puoi sentire al centro del petto. E prova a chiederti: chi sono io? E inizia ad escludere tutto quello che credi di essere. Non sono una madre, non sono un padre, non sono un figlio, non sono una figlia. Non sono una persona, non sono il mio corpo, non sono la mia mente, non sono le mie emozioni, non sono il mio lavoro, non sono i miei titoli di studio, non sono femmina, non sono maschio, non sono italiano, non sono africano. Che cosa sono? E non è importante la risposta, è importante la domanda. E adesso tieni chiusi gli occhi ancora qualche istante e prova ad osservare semplicemente il tuo corpo. Osserva il tuo corpo, osserva la tua mente che ascolta le mie parole, osserva le emozioni che puoi percepire all'interno. Se tu osservi la mente, osservi le emozioni, osservi il corpo, chi è colui che osserva? Chi è l'osservatore? Apri gli occhi e, ripeto, non è importante che tu abbia la risposta. L'importante è che tu realizzi che puoi essere l'osservatore. E quando tu realizzi che puoi essere, che sei l'osservatore, ti separi dalla mente, dalle emozioni, dai pensieri, dal corpo. E che cosa succede quando fai questo? Succede che non sei più una bandiera al vento, che non sei più pilotato dagli impulsi di un apparato psicofisico. Inizi a governare te stesso. E l'unico modo per essere davvero libero è l'autodominio di sé, l'autocontrollo, l'autodisciplina, l'essere libero di scegliere. E questa è stata la cosa che ha cambiato maggiormente la mia vita. Fino ad un certo punto della mia vita, pur avendo fatto lavoro su di me, continuavo a compiere dei meccanismi automatici che erano più forti della mia volontà. E allora mi ponevo in un certo modo, mi comportavo in un certo modo, facevo determinate cose. E poi dicevo: cavolo, ma perché ho fatto ancora questa cosa? Ma perché ancora è successo questo? Il mio ego, i miei sensi mi comandavano, mi governavano. Ad un certo punto ho deciso, attraverso il potere dell'osservazione, della presenza, della meditazione, ho deciso, forse anche sbagliato dire, forse probabilmente qualcosa di più grande di me ha deciso che era il momento per me. E abbiamo deciso che era il momento di prendere il controllo. E non quel controllo brutto che avviene ad esempio nelle relazioni dove io controllo il mio partner o controllo mio figlio, ma l'autocontrollo. Io controllo i miei sensi. Vado al supermercato, ci può essere un cibo che mi attira, so che non è per me, so che è solo una voglia illusoria e la lascio stare. Sono sposata, vedo un ragazzo bellissimo, so che è come un bel quadro e lo lascio stare. So che non ho bisogno di qualcosa di esterno perché è già tutto dentro di me. E in questo mondo New Age, dove ormai la spiritualità è una moda,
bisognerebbe tornare alla vera spiritualità. E la vera spiritualità non ha bisogno di niente di esterno. Adesso ci sono anche queste mode che ti fanno credere che con determinate droghe, determinate cose tu possa raggiungere il nirvana, quello stato di totale beatitudine. Per carità, ci possono essere delle sostanze che ti aprono una porticina, ti fanno vedere oltre le illusioni, ma poi quella porticina si chiude di nuovo. È come quando bevi un bicchiere di vino in più, sei arzillo, sei più allegro, ma in realtà quella allegrezza, quella gioia, potresti riscoprirla senza bisogno del vino. Devi soltanto tornare a ricordare chi sei. E chi sei è pura gioia, è pura beatitudine e non ha bisogno di niente per gioire. Non è mangiando quel dolce in più o fumando quella sigaretta in più che tu puoi sentirti più rilassato. Quel rilassamento è già dentro di te. Non hai bisogno di nessuna sostanza esterna, di nessun agente esterno per vivere in quella beatitudine. E un'altra cosa importante da dire è che spesso tutti questi piaceri sono delle vere e proprie distrazioni per andare a compensare il dolore. Quindi dolore, piacere, per continuare a farci accettare una vita che non è la nostra, una vita che non vogliamo davvero. Allora mi faccio la coccola e mi do un po' di piacere per compensare il dolore. Ho un lavoro che non mi piace e vado una volta in più al ristorante. Ho un marito che non amo più e vado una volta in più dall'estetista o vado a ballare una volta in più. Ho una situazione dove non sto bene, cerco una situazione illusoria che mi fa apparentemente per un piccolo lasso di tempo stare bene. Ma questo è soltanto il continuare ad essere in quella bilancia. Quando vuoi uscire da quella bilancia? Sei solo tu a poterlo decidere. Io posso esserci, sono una guida, sono una coach per chi non mi conoscesse, faccio percorsi, aiuto le persone a liberarsi da tutti quelli che sono i condizionamenti, a riscoprire davvero la gioia e faccio sessioni online, faccio coaching collettive, faccio coaching individuali, quindi se vuoi saperne di più qua sotto trovi il mio sito e sicuramente posso dare un supporto. Nello stesso tempo alla sera nella tua cameretta ci sei tu e sei tu che scegli se dare da mangiare al lupo bianco o dare da mangiare al lupo nero. Sei tu che scegli se dare da mangiare al tuo corpo di dolore, alla tua sofferenza, al tuo vuoto interiore o dare da mangiare al tuo spirito, alla tua anima, alla tua luce. Cerca di dare spazio a ciò che non nasce e non muore, a ciò che non finisce. Perché molto spesso purtroppo ci facciamo anche travolgere dalla massa e quindi tutti gli amici intorno a me hanno i loro momenti di gioia bevendo il sabato sera e anch'io faccio lo stesso e alla fine se lo faccio poi non è così male. Ma è questo quello che davvero tu vuoi? Non ti adagiare, non ti accontentare, non farlo, perché quando lo fai muori. Apparentemente sei vivo, ma in realtà quando mi dicono esiste la vita dopo la morte, ma mi viene da chiedere, esiste la vita prima della morte? Lascia spazio a ciò che non nasce e non muore. E a volte abbiamo proprio bisogno di fare spazio, ne parlavo stamattina con una ragazza che seguo in coaching, cioè se io nella mia vita mi riempio di cose che mi faccio andare bene, tipo la serata con persone accettabili, un partner che non lo amo ma è un bravo ragazzo, un lavoro mediocre, se io riempio la mia vita di questo, come posso permettere all'universo, al divino, di darmi qualcosa di più grande?
Se io resto attaccato alla mia zona di comfort, resto attaccato al passato, resto attaccato alle mie illusorie sicurezze che tanto ad un certo punto dovrò lasciare. La vita, la gioia, i sogni sono dall'altra parte e sono superando la soglia della paura. Sono prendendo a braccetto la paura e camminando con coraggio nella direzione di ciò che davvero vogliamo. E non possiamo capire ciò che davvero vogliamo se ci riempiamo di illusioni. Se sto con un partner che non amo, come posso aspettarmi che arrivi l'uomo della mia vita, colui che davvero è connesso a me? Se io faccio un lavoro che non mi piace per niente, ma lo faccio solo per i soldi, come posso attrarre il lavoro che mi permetterebbe davvero di dare tutta la mia energia e il mio servizio all'umanità? Ci vuole coraggio e se io mi perdo nei giocattoli dell'illusione, l'alcol, il vino, il cibo, gli uomini, le serate, come posso permettere al divino di farsi sentire? Quel divino, quell'anima, quello spirito che sussurra. Se nella mia vita c'è grida e caos, rumori e frenesia, come posso permettere a qualcosa di infinitamente dolce e sottile di entrare in me? Il suono dell'Om, della coscienza cosmica, che puoi sentire nel profondo, nella meditazione, non perché lo pronunci a voce, ma perché lo senti da dentro. Come puoi sentirlo se riempi la tua vita di rumori? Yogananda faceva la metafora della madre e diceva: immagina che il divino, la madre divina, lui spesso diceva, parlava del divino al femminile, la madre cosmica, la madre divina, la divina madre. E diceva: immagina il bambino piccolo che non ha paura di chiedere, che non ha tutti i suoi condizionamenti, che è semplicemente libero di essere. E pensa a quel bambino quando vuole la madre, un bambino di 1 anno, magari anche meno, che vuole la madre. Il bambino piange, chiama la madre finché la madre non arriva. E se la madre o qualcun altro gli dà dei giocattoli per distrarsi, il bambino spesso e volentieri lancia i giocattoli e continua a chiamare la madre. E Yogananda diceva che è la stessa cosa che dovremmo imparare a fare noi, avere la stessa forza di volontà, la stessa determinazione che avevamo quando avevamo 1 anno nel chiamare nostra madre. Adesso dovremmo avere la stessa determinazione nel chiamare la nostra realizzazione spirituale, nel chiamare l'essenza divina che è in noi, nel chiamare quell'eterno stato di pace, di beatitudine e di gioia. E quando ci propongono dei giocattoli, la serata, la sbronza, la droga, l'illusione, l'ennesima relazione non funzionale, l'ennesima soddisfazione di bisogni egoici, l'ennesimo piacere nell'essere accettata, ammirata o riconosciuta. Lanciarli e dire: no, io voglio la madre, io voglio la mia coscienza. Ramana Maharshi, un grande maestro dell'India, diceva: la tua realizzazione spirituale è il più grande servizio che tu possa offrire al mondo intero. Ed è così, perché quando tu realizzi chi sei, tutto cambia in te e intorno a te. E allora sì che puoi davvero aiutare gli altri, che puoi davvero aiutare le persone che ami, che puoi davvero essere il top al lavoro, nella famiglia, nella vita privata, con gli amici. Ma quando tu hai dimenticato chi sei, come puoi
portare il meglio che hai agli altri? Come può un mendicante dare qualcosa? Come può chi non sente amore dentro di sé dare amore a qualcun altro? E la maggior parte delle relazioni non sono sane per questo, perché io non mi amo e cerco di dare qualcosa che non ho. Ma come puoi dare qualcosa che non hai? Se ti ami, raggiungi uno stato di dominio di te, di controllo di te, che ti porta a scegliere ciò che è bene per te. E in fondo, dentro di te, tu lo sai cosa è bene per te. Quando compi certe azioni, lo sai che sono oscure. Quando sei in un bivio, lo sai che c'è quella frenesia dell'ego che ti porta ad agire seguendo il lato oscuro, che però all'ego piace tanto perché è la zona di comfort, e c'è invece quella via che ti dice guarda che qua c'è la purezza, guarda che qua c'è la luce, ma tu poi vai dall'altra parte. Tu lo sai che vai dall'altra parte, sei tu che scegli. E questa bilancia, piacere e dolore, continuerai a viverla finché sceglierai di andare dall'altra parte. Finché sceglierai di andare nel tuo lato oscuro, finché sceglierai di soddisfare dei piaceri che sono solo momentanei, continuerai a vivere in quella bilancia. E gli occidentali possono dire, vabbè, ma la vita è una sola, godiamocela, ma sei sicuro che te la godi? Perché, ripeto, i bisogni si pagano e c'è una legge suprema chiamata karma, che poi la traduzione è azione. È la tua azione che ti porta ad attrarre poi la tua vita. Se tu sperperi tutta la vita denaro e poi arrivi ad un certo punto che sei senza soldi, fatti due domande. Se tu ti strafoghi di cibo e poi arrivi ad un punto della tua vita dove hai problemi fisici, fatti due domande. Se tu tratti male ogni persona che incontri e poi ti ritrovi da solo, fatti due domande. Cioè siamo sempre noi che creiamo la nostra realtà. Siamo sempre noi e a volte ci sono dei meccanismi autodistruttivi che ci comandano e la libertà è dall'altra parte. La libertà è dire ok, vedo il meccanismo autodistruttivo, questa volta decido io, questa volta ho io il dominio di me e io non ego, io spirito, io sono coscienza, io sono gioia, io sono quel qualcosa, quella scintilla, quella fiamma, quella luce, quell'energia, chiamiamola come vogliamo, non importa, sono solo nominalizzazioni. Sono quel qualcosa che non nasce e non muore ed è sempre presente, sempre gioia, sempre eterno. Quanto vuoi stare nella bilancia? Se vuoi una mano per uscirne, ti basta chiedere. Sono qui, sono al servizio, è un piacere per me farlo. Spesso ci vuole una guida, soprattutto se senti di avere difficoltà nel farlo, ci vuole una guida. Leviamo anche la presunzione di pensare di poter fare tutto da soli, questa è di nuovo un'altra credenza dell'ego. Non siamo esseri fatti per essere da soli e più abbiamo sostegno, più abbiamo un riferimento, appunto una guida, e più diventa facile il cammino. Quanto vuoi stare in questa bilancia? Ascoltati. Namaste. Illumina il mondo.